Ti sei mai chiesto come un genio prepara le sue invenzioni? Esistono delle routine o dei meccanismi mentali, ma il più grande comico mai esistito, come realizzava le sue genialate? Oggi ti racconto come Buster Keaton preparava i suoi film, come viveva la preparazione e ringrazio Cinzia per avermi suggerito un episodio simile. Allora partiamo? Sì, tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. In questo canale ti parlo della comicità, dei suoi miti, dei suoi segreti. Ma prima di cominciare ti ricordo che sono online i nostri webinar sull'arte comica, come imparare a far ridere e anche sui clown. Ti interessa? Allora tuffati nel sito e poi ci rivediamo là. La moglie Natalie Talmadge ha raccontato che quando preparava un film, Buster dormiva un sonno leggero, interrotto da parole, sussurri, grugniti confusi, mugugni. Sì, la sua parte creativa si incendiava durante la notte. A volte si alzava, usciva nel suo giardino, fischiettava una canzonetta, tornava a letto, si alzava, beveva un whisky e una bibita e poi gironzolava per casa tutta la notte, inseguendo l'idea comica, l'invincibile gag che manca in quel momento nel suo film. Quando la trovava a qualunque ora, Buster svegliava tutta la famiglia, accendeva tutti i fonografi ed eseguiva la gag o la scena che aveva ideato. Ma non lo faceva per vantarsi, ma lui era così, come un bambino che ignora l'egoismo intellettuale e vuole che tutti ne condividano le gioie. È il lato poetico di questo personaggio. Sì, che vorrei che tu conoscessi e che capisco benissimo sotto questo profilo. Ora capisco cosa a volte deve sopportare Diva G. È semplice spiegartelo. Buster pensa ancora di essere sul punto di entrare nel mondo delle favole. È come se ti trovassi davanti a una porta e puoi scegliere se passare e trovare l'accesso ad un mondo nuovo. Senti come se il tuo respiro si facesse leggero e davanti a te scorrono immagini, ma sai che se le lasci fluire qualcosa di davvero geniale ti raggiunge. È un mondo diverso da quello che viviamo. Davanti a te si trasformano le immagini, le scene diventano reali, come se si materializzassero proprio davanti a te. A qualsiasi ora del giorno e della notte è pronto a trovare l'avventura e l'ignoto. Penso che se non avesse vissuto nel mondo del teatro e del cinema, che permette comunque ogni fuga nell'immaginazione, senza dubbio sarebbe stato uno di quei eroi temerari. Sì, perché ha sempre in mente qualche chimera, qualche sogno. Buster era autodidatta. L'animo artistico che c'è o c'era in lui vede oltre a quello che gli viene proposto davanti. Dove le immagini non hanno bisogno di sapere il perché nascono, dove la natura delle cose le inventi tu e dove le cose si trasformano in quello che tu desideri. E Buster sapeva trasformare tutte le cose in una formula divertente. Aveva una freschezza di fantasia che tanto spesso manca ai nostri contemporanei. Se questi sono gli ingredienti della creatività di Buster, devi aggiungere una forte propensione per le letture filosofiche, Schopenhauer, Aristoteli, e il risultato è un ritratto intellettuale abbastanza completo del clown Joseph Francis Keaton. Buster era un bambino e giocava per alimentarsi. Una volta lo hanno visto da solo all'alba sulla spiaggia di Santa Monica con delle conchiglie che rappresentavano gli attori. Sì, in quel momento stava preparando la scena e la sua fantasia trasformava le conchiglie in un micro studio di recitazione dove poteva immaginare il risultato della gag creata. La moglie, all'epoca la Talmadge, chiese a Buster che stava facendo con le conchiglie e lui gli disse: "Stavo lavorando al mio prossimo film. C'è una scena che non riesco a vedere. Vedi come li vedo lì?
Per questo utilizzo queste piccole conchiglie che rappresentano gli attori in questo rettangolo di sabbia che rappresenta il set dello studio. È così che lavoro su tutti i miei film, con conchiglie, pezzi di carta, monete. Un uomo che lavora così tanto con l'immaginazione non può fallire. Ti ho parlato del suo nervosismo notturno quando stava preparando un film. Spero che tutto questo ti dia un'idea della serietà in cui considerava la sua arte. E tutto questo non è niente. Dovevi aver visto Buster Keaton dopo aver condiviso con i suoi amici, con la produzione o la casa di distribuzione, uno dei suoi nuovi film per capire la passione per il cinema. Sì, lui prima di debuttare faceva vedere la sua creazione alla famiglia e agli amici più vicini e logicamente ai produttori, tra i quali la critica non aveva freno. La sua routine era questa: con 24 ore di anticipo è malato di angoscia, non mangia più, si ritira dalla moglie e dai figli e parla di abbandonare per sempre gli studi se il suo film non avrà successo. Sta già facendo progetti, decide di investire la sua fortuna in questo o quell'affare. Finalmente arriva il momento della presentazione. Buster va nella stanzetta accanto allo studio dove vengono proiettati i film finiti, stringe la mano agli amici come se li lasciasse per sempre e si siede nella poltrona come se fosse la sedia elettrica. Durante la proiezione non dice una parola. All'inizio del film sfugge dalle congratulazioni, scappa, scompare, ma poi va a trovare i suoi amici uno per uno e li supplica di dirgli la verità, per quanto spaventoso possa essere per lui. Non vuole crederci quando gli dico che non ha mai fatto niente di meglio e non è rassicurato fino a dopo che il film è stato visto in pubblico. Il supporto totale degli spettatori, gli elogi della critica gli danno la calma e il sonno. Da lì, però, inizia a preoccuparsi del suo prossimo film e la routine ricomincia appena termina le riprese. Così profondamente, appassionatamente coinvolto nei suoi film, senza dubbio sentiva che doveva essere perfetto. Questi frammenti di Buster sono come pezzi di puzzle, ognuno dei quali rivela un po' chi era e come pensava le cose. Non possiamo fare a meno di dichiarare la sua genialità. Questo è Buster Keaton. Ecco perché in fondo spero nella reincarnazione, perché se solo potessi sperare che un giorno scoprissimo un nuovo Buster, e dai, sarebbe valsa la pena. Evviva Buster e la magia di chi crea ogni giorno, a chi entra in quella porta dove la realtà si trasforma in continua immaginazione e le cose vengono trasformate di purezza e bellezza. Se sei anche tu un po' così, ti mando il mio abbraccio più forte e sappi che io sono il tuo primo tifoso. Non mollare, ma entri in quella porta e condividilo con il resto del mondo. Lasciami un like e iscriviti al mio canale. Non possiamo ora perderci di vista.